Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. In questa puntata mi piacerebbe parlarvi di uno dei giochi che mi ha intrattenuto maggiormente. Sto parlando di Milfy City, un gioco realizzato da Ichi Store. Come altri giochi di questo tipo è ancora in sviluppo, ma riesce comunque ad offrire una campagna lunga e con moltissime cose da fare. Milfy City è una visual novel punta e clicca. Durante il gioco vestiremo i panni di un giovane studente che si ritroverà nell'ufficio della terapista scolastica dopo aver subito una umiliazione pubblica da parte di una sua insegnante. E mentre il nostro protagonista preparerà la sua vendetta, si relazionerà con vari personaggi che troverà in giro per la città. Per quanto riguarda il gameplay, Milfy City è una visual novel ricca di dialoghi, dove il giocatore ha una grande libertà di interazione, sia con l'ambiente che con i personaggi. Nel gioco troveremo una mappa che ci permetterà di spostarci in tutte le parti della città. Le giornate sono divise in 4 momenti: mattina, pomeriggio, sera e notte. Il gioco ci offre la possibilità di saltare avanti nel tempo, poiché alcuni eventi possono verificarsi solamente in un certo momento e in un determinato luogo. Il giocatore inoltre possiede un telefono, dove potrà tenere d'occhio i livelli di relazione con i vari personaggi e scambiare messaggi con quest'ultimi. Il nostro protagonista ha in dotazione anche uno zaino che si riempirà di oggetti che troveremo in giro o che compreremo in negozio. Per racimolare denaro, il gioco mette a disposizione diverse alternative, tra cui svariati lavoretti che ci verranno offerti dai personaggi, oppure dei minigame che troveremo sul nostro computer. Inoltre, durante la nostra ispezione delle aree di gioco, se presteremo minuziosa attenzione, potremo sbloccare delle scene segrete, che potranno essere visualizzate in seguito cliccando sulla mano che si trova sopra il nostro computer, nella nostra stanza. Parlando della storia, posso dire che Milfy City non ha una grossa trama principale, ma bensì piccole storie che a volte si intrecciano l'una con l'altra, tutte abbastanza divertenti e differenti per ogni personaggio. E di queste ce ne sono svariate, considerando anche il grosso numero di personaggi con cui si può interagire. I personaggi maschili sono pochi, e anche se può sembrare che siano inutili all'interno del gioco, andando avanti diventeranno sempre più interessanti. I personaggi femminili, al contrario, sono molti, e andando avanti con gli aggiornamenti se ne aggiungeranno sempre di più. Alcune storie al momento sono troncate, ma ci regalano comunque momenti di qualità. Ok. Ma il titolo trova il suo vero punto di forza in quelli che sono i render e le animazioni. L'impatto estetico di tutti i personaggi è strepitoso, e i dettagli fisici di alcuni di questi vi sbalordiranno. E le animazioni non sono certo da meno, sicuramente tra le migliori del genere. Queste sono molte e non si ripetono. Inoltre possono essere rivissute praticamente tutte all'interno del computer della nostra camera, in caso ci fossimo persi qualcosa. Come in ogni mio video, vorrei elencare quelli che secondo me sono i pregi e i difetti che ho riscontrato durante il gameplay. Tra i pregi comincerei elencando il gameplay, che ho trovato abbastanza intuitivo e che dà molta libertà al giocatore. Storia, soprattutto quella di alcuni personaggi, ad esempio quello di Celia, la nostra insegnante. Tanti personaggi, molti di questi interessanti e che offrono qualche colpo di scena. Musica di sottofondo che accompagna per tutto il gioco. Render dei personaggi di alto livello e animazioni, anche queste di qualità elevata. Mentre tra i difetti, quello che subito mi torna alla mente è il farming. Alcuni oggetti o azioni richiedono una grossa quantità di denaro che bisognerà procurarsi facendo lavori o al PC. Minigame. Alcuni che ho trovato alla lunga un po' troppo ripetitivi, considerando le numerose volte che dovranno essere sfruttati. Scene segrete, alcune inserite in posti impensabili, che non avrei mai probabilmente trovato senza una guida. Anche in questo episodio è arrivato il momento di dare la mia personale valutazione. Il voto che mi sento di assegnare è 9. Il titolo mi ha regalato diversi momenti di svago, offrendomi un'esperienza piacevole che mi sento di consigliare. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews. Lascio in descrizione la pagina Patreon dell'autore, il walkthrough del gioco e anche una mappa del posizionamento delle scene segrete. E come sempre, se avete qualche domanda da farmi o volete consigliarmi qualche titolo, lasciate pure un commento. Alla prossima!